E quindi a dicembre del 2000, no, scusate, a fine novembre del 2018 ho partecipato alla mia prima sessione da volontaria. Per ora io ho fatto soltanto sessioni con le famiglie perché diciamo che ero appunto un po' spaventata dalle mie esigenze e pensavo che in un contesto in cui comunque sono presenti anche i genitori avrei potuto, diciamo, gestirmi un po' meglio. E le famiglie, vi dico, danno una carica splendida. È bellissimo vedere come interagiscono tra di loro i bambini, i genitori e anche i fratellini, che spesso hanno una sensibilità fuori dalla norma, ma in senso positivo. E soprattutto una cosa molto bella ma anche molto delicata consiste nel fatto che spesso sia i bambini che i genitori raccontano parti di sé molto personali, molto intime, delle quali bisogna semplicemente far tesoro, perché di fronte a certe cose bisogna solo rimanere ammirati e dire: se l'hanno detto a me vuol dire che si fidano, ed è probabilmente la parte più bella del nostro ruolo. Quindi tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2018 ho fatto questa sessione e nel 2019, sempre nello stesso periodo, ho potuto fare un'altra sessione con le famiglie. Non si può mantenere nessun contatto con gli ospiti al di fuori del camp, regola molto corretta che magari chi non vive il camp dall'interno non può comprendere, però in realtà è molto utile, perché questo rischierebbe di creare un coinvolgimento troppo forte con alcune storie, con alcuni soggetti. Invece una cosa bella che succede al camp è che chiunque riceve la stessa attenzione degli altri, infatti nessuno si sente discriminato. Avevo fatto ovviamente la candidatura anche per le sessioni del 2020, però c'è stata questa situazione appunto di pandemia. Però il camp, che ha risorse straordinarie a partire dalle persone agli ambienti, a tutto, non si è fermato, e quindi le attività hanno continuato ad esserci, ovviamente non tutte, sulla pagina Facebook di Dinamo Camp. È stato bellissimo perché per me ha un po' significato un tornare bambina, perché mi mettevo davanti al computer a ballare o comunque ad ascoltare le interviste, a vedere le attività, finché quest'anno io, con una ragazza dello staff che è responsabile dell'attività di danza, mi sono ritrovata a girare delle puntate di balletti, durante le quali semplicemente ballavamo e facevamo ballare chi ci seguiva. È stata un'attività molto, molto toccante per me, perché io in passato ho ballato in un gruppo di danza inclusiva al di fuori del camp, e la danza è sempre stata una forte passione per me, trasmessami dalle mie cugine più grandi quando ero piccola. Loro hanno ballato tantissimi anni, e mai avrei pensato onestamente che un giorno avrei trovato un posto nel quale io potessi ballare nonostante tutto. Poi la mia esperienza di danza inclusiva, fuori dal camp si è interrotta, però questa esperienza
mi ha fatto riallacciare alla mia passione e sono molto, molto felice di farlo. Io ovviamente voglio continuare a dare il mio contributo al camp, non vedo l'ora di tornare a fare le sessioni da volontaria e sto pensando molto seriamente di candidarmi anche per fare la formazione staff quando sarà possibile. Non vedo l'ora perché il camp mi conosce fin da quando ero piccola e fragile e assieme alla mia famiglia e alla danza è stata, diciamo, la spinta che mi ha permesso di superare tanti blocchi, tante paure e tante insicurezze che avevo. È proprio un'iniezione di fiducia l'esperienza al camp. E cosa dire? Io veramente mi auguro che questa avventura continui